Queste sono le fregate Frem, le navi da guerra che il mondo intero ci invidia. Gioielli di tecnologia, ingegneria e potenza di fuoco costruiti nei cantieri italiani. Sono così avanzate e performanti che persino la marina più potente del pianeta, quella degli Stati Uniti d'America, ha guardato all'Italia. Ha infatti scelto un progetto proposto dal nostro campione nazionale Fincantieri come base per la sua flotta del futuro. E questo è un trionfo industriale e strategico. Ma allora perché? Perché l'Italia, acclamata per la sua eccellenza navale, ha venduto a un'altra nazione due di queste navi, già destinate alla propria difesa? Perché la Marina Militare si è ritrovata con un buco nella sua flotta, proprio mentre il Mediterraneo diventava sempre più instabile? La risposta, non è semplice come sempre. A ben vedere, non è una storia di debolezza, ma di forza. Non è un racconto di perdita, ma di una strategia complessa. Questa è la storia di come Fincantieri sia diventata, in un certo senso, vittima del suo stesso incredibile successo e di come l'Italia stia conducendo una partita a scacchi navale tanto brillante quanto rischiosa, dove si sacrificano pezzi importanti sulla scacchiera per provare a vincere l'intera partita. Prima di addentrarci in questo intrigo di tecnologia e strategia, se apprezzate il nostro lavoro, vi chiediamo un piccolo ma fondamentale supporto. Iscrivetevi al canale, condividete questo video, mettete mi piace e fateci sapere la vostra nei commenti per discutere insieme della questione. Per capire questo paradosso, dobbiamo prima capire il prodotto. Cosa rende una fregata Frem italiana così desiderata? La sigla sta per Fregata Europea Multimissione, un progetto nato dalla collaborazione con la Francia. Ma, come spesso accade, le strade si sono in parte separate. Sebbene lo scafo condivida un'origine comune, il cuore, il cervello e i muscoli della versione italiana sono unici. È un concentrato di eccellenza del Sistema Italia. Immaginate una piattaforma navale da quasi 7.000 tonnellate, lunga 144 metri e capace di adattarsi a qualsiasi scenario. L'Italia ha sviluppato due versioni principali, la General Purpose, un vero coltellino svizzero del mare, amata per colpire bersagli navali, aerei e terrestri, e la versione ASV, Anti-Submarine Warfare, un predatore silenzioso, progettato per dare la caccia ai sottomarini, la minaccia più subdola dei mari moderni. Il segreto di questa versatilità risiede nella tecnologia. Il sistema di propulsione, chiamato CODLAG, è un capolavoro. Combina la potenza di una turbina a gas, simile a quelle usate sugli aerei di linea, per raggiungere velocità superiori ai 27 nodi, con motori elettrici ultra silenziosi. Quando una Frem dà la caccia a un sottomarino, può spegnere la turbina e scivolare nell'acqua con un'impronta acustica minima, diventando infatti quasi un fantasma. Un vantaggio tattico che poche altre navi al mondo possono vantare. Ma una nave da guerra è molto più del suo scafo e dei motori. La vera differenza la fa il sistema di combattimento, l'intreccio di sensori, software e armamenti. E qui entra in gioco un altro gigante italiano, Leonardo. È Leonardo a fornire il cervello elettronico delle Frem. Il radar Kronos Grand Naval, ad esempio, è un occhio rotante capace di tracciare centinaia di minacce contemporaneamente, dai missili a pelo d'acqua agli aerei da caccia. E poi le armi. Le Frem italiane montano i sistemi missilistici Aster, ovvero quelli tra i più efficaci per la difesa aerea al mondo, capaci di creare una bolla di protezione impenetrabile per decine di chilometri. Per l'attacco dispongono di missili antinave a lungo raggio e in alcune versioni del formidabile cannone da 127 mm di 8 Melara, con la sua munizione guidata a Vulcano. Non è l'artiglieria tradizionale, è un proiettile che si trasforma in un missile di precisione, capace di colpire bersagli a oltre 100 km con un margine d'errore di pochi metri. È come poter sparare un proiettile da Roma e colpire un bersaglio specifico a Napoli. Questa combinazione di flessibilità, tecnologia e potenza di fuoco ha creato una reputazione d'acciaio. E la prova forse più eclatante di questo successo è arrivata da oltreoceano, quando la US Navy ha cercato un nuovo progetto per la spina dorsale della sua flotta di fregate. Ha lanciato una competizione globale. E a vincerla è stata Fincantieri, attraverso la sua controllata americana, con un progetto derivato dalla piattaforma Frem. La nuova classe di fregate americane, la classe Constellation, pur basata sull'architettura francese, avrà quindi il know-how costruttivo del nostro maggior gruppo industriale. Il messaggio al mondo era chiaro: se vuoi il meglio, devi bussare alla porta dell'industria italiana. E così le porte dei cantieri di Riva Trigoso e Muggiano hanno iniziato a vedere una via e vai di delegazioni straniere. Tutti volevano le Frem. L'Egitto, l'Indonesia e altri hanno scelto e messo gli occhi su questi gioielli. Fincantieri si è trasformata in una potenza esportatrice globale. Il suo portafoglio ordini è cresciuto, con un carico di lavoro che a inizio 2026 si estendeva fino al 2039. Ma è proprio qui che emerge il paradosso. Un paradosso con due nomi: Spartaco Skergat ed Emilio Bianchi. Erano i nomi scelti per la nona e la 10ª Frem destinata alla Marina Militare. Navi necessarie per completare la modernizzazione della flotta in un Mediterraneo sempre più conteso. Ed erano quasi pronte. Ma poi, nel 2020, la notizia.
l'Italia aveva raggiunto un accordo per vendere le 2 fregate all'Egitto. Le navi, costruite per la nostra marina, avrebbero navigato sotto bandiera egiziana con i nomi di Al-Galala e Bernes. Per la marina militare un colpo non indifferente. Per l'opinione pubblica un momento di sconcerto. Le domande erano inevitabili. Perché privarsi delle 2 navi più moderne? Siamo così disperati da dover vendere i gioielli di famiglia? È stata una svendita dettata da necessità economiche o da una decisione politica che ha sacrificato la sicurezza nazionale? Capire la sottile linea che divide una scelta industriale da una necessità finanziaria è complesso e richiede infatti un'analisi approfondita. E per chi fosse interessato a esplorare proprio come l'alta finanza e le strategie economiche si intrecciano con le grandi decisioni geopolitiche, abbiamo creato un nuovo canale dedicato. Questo lo sai finanza. Vi invitiamo a seguirlo. E se volete rimanere sempre aggiornati con approfondimenti e notizie esclusive su questi argomenti, date un'occhiata al nostro blog per avere altre notizie, informazioni e approfondimenti. La narrazione che prese piede fu quella di un'Italia vittima del proprio successo. Fincantieri era così brava, le sue navi così desiderate, che la domanda internazionale aveva strappato le navi alla nostra marina. I tempi di consegna erano un fattore critico. L'Egitto aveva bisogno di quelle navi subito, e l'unico modo per accontentarlo era cedere quelle già in costruzione. Questa spiegazione, per quanto plausibile, potrebbe raccontare solo una parte della storia. Suggerisce un'Italia passiva, travolta dagli eventi. La realtà, come vedremo, potrebbe essere molto diversa e svelare una strategia proattiva, calcolata e incredibilmente ambiziosa. Per decifrare questa mossa, infatti, bisogna smettere di pensare a una fregata come a un semplice pezzo di ferro armato e vederla come la vede il sistema Italia, una valuta strategica. La vendita delle 2 FREMM all'Egitto non è stata una decisione improvvisata. Sembra piuttosto la manifestazione di una strategia complessa, basata su 3 pilastri: economico-industriale, geopolitico e tecnologico. Il primo pilastro, come detto, è economico. La vendita ha generato un incasso stimato intorno a 1,2 miliardi di euro per l'intero pacchetto. Questi non erano solo soldi per fare cassa, ma carburante per la macchina industriale. Hanno permesso infatti a Fincantieri di garantire la piena occupazione dei cantieri, evitando i temuti buchi produttivi. Hanno oliato l'intera filiera, fatta di centinaia di piccole e medie imprese. E in un'industria come quella navale, la continuità produttiva è tutto. E qui infatti poi arriviamo al secondo pilastro, ovvero quello geopolitico. Le navi da guerra non sono smartphone. Venderle è un atto di paternariato strategico. Cedendo all'Egitto 2 delle sue unità più avanzate, l'Italia non ha solo venduto un prodotto, ma ha rafforzato un'alleanza con un attore cruciale per la stabilità del Mediterraneo e la sicurezza delle rotte energetiche. Ma è il terzo pilastro, ovvero quello tecnologico, che rivela la possibile genialità della strategia. Una logica che possiamo chiamare sostituisci e migliora. L'Italia non ha semplicemente venduto 2 navi, ha venduto 2 navi per finanziare e accelerare la costruzione delle loro sostitute. E qui sta il punto. Le navi che rimpiazzeranno la Schergatta e la Bianchi non saranno identiche a quelle cedute, saranno migliori, saranno una versione evoluta. Questo trasforma la prospettiva. Non si tratterebbe di una perdita netta, ma di un differimento tattico. Si accetta un buco temporaneo oggi per avere navi ancora più potenti domani. E l'Italia, vendendo le FREMM standard, ha di fatto spinto sull'acceleratore dell'innovazione, usando i proventi dell'export come motore del progresso tecnologico nazionale. E il futuro di questa strategia ha già un nome, o meglio, una sigla. FREMM Evo, dove Evo sta per Evolution. Il taglio della prima lamiera per questa nuova unità è già avvenuto, segnando l'inizio della fase produttiva, e le consegne alla Marina Militare sono previste tra il 2029 e il 2030, a colmare il vuoto lasciato. Ma cosa le renderà così evolute? Innanzitutto i sensori. Si prevede che le FREMM Evo abbandonino il tradizionale radar rotante per adottare una tecnologia rivoluzionaria sviluppata da Leonardo, il Kronos Dual Band Radar a facce fisse. Si tratta di un sistema con antenne piatte, integrate nella sovrastruttura, che guardano in tutte le direzioni contemporaneamente, fornendo una consapevolezza situazionale a 360 gradi, continua e istantanea. Anche l'architettura delle navi sarà ripensata, con un cockpit navale ispirato a quello dei modernissimi pattugliatori polivalenti d'altura, PPA. L'armamento dovrebbe anche esso essere potenziato. Si parla di un raddoppio delle celle di lancio verticale per i missili Aster, da 16 a 32, aumentando la capacità della nave di gestire attacchi di saturazione. Ma soprattutto le FREMM Evo sono progettate per le minacce del futuro. Saranno dotate di suite di guerra elettronica di ultima generazione e, secondo alcuni analisti, potrebbero essere anche equipaggiate con sistema hard kill, come le torrette Lionfish da 30 mm di Leonardo, progettate appunto per abbattere sciami di droni. Questa evoluzione continua è la chiave del sistema Fincantieri Leonardo. Il portafoglio ordini dell'azienda è una macchina complessa, con un backlog che si attesta tra i 30 e i 40 miliardi di euro e una visibilità produttiva fino alla metà degli anni 2030. Gestire la produzione è un'arte.
La vendita delle FREMM all'Egitto può essere letta come una mossa per ottimizzare questo flusso, trasformando una criticità, ovvero la saturazione delle linee, in un'opportunità, quindi finanziare l'evoluzione della flotta. L'affare egiziano non sembra un episodio isolato, ma parte di una strategia che l'Italia sta applicando su scala globale. Poco dopo, infatti, è arrivato l'annuncio di un enorme accordo con l'Indonesia per 6 fregate FREMM e altre unità. Sebbene la finalizzazione di contratti così complessi richieda tempo, l'intesa ha consolidato la posizione di Fincantieri come leader mondiale nel settore. Ma l'ipotesi più audace, quella che incarnerà alla perfezione la logica del sacrificio strategico, riguarda la Grecia. Da tempo Atene cerca di modernizzare la sua flotta, e secondo diverse indiscrezioni di stampa, l'Italia sarebbe entrata in gioco con una proposta spiazzante: cedere alla marina ellenica 2 fregate FREMM già in servizio con la marina militare. Questa offerta, se confermata, sarebbe ancora più radicale di quella egiziana. Si tratterebbe di vendere 2 navi operative, parte integrante della flotta. Un'idea che suona come uno smantellamento, ma che, analizzata attraverso la lente della strategia sostituisce migliore, assume un altro significato. Secondo questa interpretazione, la cessione delle 2 navi farebbe spazio a 9 FREMM Evo. E per la Grecia il vantaggio sarebbe enorme: navi potentissime quasi subito. E per l'Italia, si replicherebbe il modello: incassare liquidità, rafforzare un partner NATO strategico e accelerare il ringiovanimento della propria flotta con un'unità di generazione superiore. È bene sottolineare che si tratta al momento di uno scenario basato su fonti giornalistiche e non di un accordo concluso. Ma comunque siamo partiti da un paradosso: l'Italia, grande costruttrice di fregate, che sembra non poterne costruire abbastanza per sé. E siamo arrivati a un'analisi, una possibile sofisticata strategia nazionale che avrebbe trasformato un collo di bottiglia industriale in un'arma geopolitica ed economica. Da questa prospettiva, l'Italia non sta subendo il proprio successo, ma lo sta cavalcando. Sta usando la straordinaria desiderabilità delle sue navi per finanziare la propria superiorità tecnologica, stringere alleanze e mantenere la sua base industriale ai vertici mondiali. Il sacrificio di oggi sarebbe il seme del dominio di domani. E nei mari della geopolitica spesso non vince il più forte, ma il più intelligente. E l'Italia, forse, sta giocando una partita incredibilmente intelligente. Ma questa strategia è priva di rischi? Sacrificare la disponibilità immediata di navi per una superiorità futura è un calcolo corretto in un mondo così instabile? Questa strategia del vendere oggi per dominare domani è un colpo da maestri o un azzardo per la nostra sicurezza nazionale? Diteci la vostra opinione nei commenti. Il dibattito è aperto e fondamentale. E come sempre, grazie per avermi seguito fino a qui e alla prossima!